Ciao a tutti e bentornati sul nostro spazio, quello in cui ci ritroviamo per raccontarci tutto, ma proprio tutto, sulle storie che ci fanno battere il cuore e ci lasciano senza parole. Spero stiate bene. Oggi portiamo sul tavolo una vicenda che ha scosso il pubblico e ha acceso discussioni infinite. Una di quelle notizie che ti prendono alla gola e ti fanno sospirare. Parliamo di Cenk Torun e Mahsine Merabet, una coppia amatissima, elegante e riservata, capace di essere intensa sul lavoro e delicata nella vita, ma oggi messa a dura prova da un episodio capace di far tremare anche i più forti. L'annuncio che ci riunisce è spiazzante, ma Mahsine si è sciolta in lacrime, inconsolabile, dopo aver scoperto di aver perso la patente per 2 anni. Avete capito bene, 2 anni lontana dal volante. Una decisione severa che ha colpito non solo la sua agenda, ma la sua stessa idea di indipendenza. Prima di addentrarci nei dettagli, un piccolo abbraccio virtuale a chi è appena arrivato. Se vi piace seguire le storie più avvincenti dello spettacolo, se amate curiosare dietro le quinte e rimanere connessi con ciò che ci commuove e ci fa riflettere, ricordatevi di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e di attivare la campanella. Qui troverete sempre un posto in prima fila e una voce pronta a raccontarvi ciò che gli altri lasciano in sospeso. Torniamo a loro. La notizia che riguarda Mahsine ha fatto il giro delle redazioni e dei social in un lampo. Fonti vicine alla coppia e voci dell'ambiente parlano di un crollo emotivo improvviso, di un pianto lungo e senza difese, di quei momenti in cui il mondo sembra restringersi in una stanza e il futuro perde contorni. La revoca della patente per un periodo così esteso ha aperto ferite che non sono solo pratiche, ma profondamente personali. Pensate a quanto conti un'auto nella vita di tutti i giorni. Per andare ai set, per correre da un appuntamento all'altro, per sentirsi padroni del proprio tempo. Ma non è solo una questione di orari e tragitti, è il senso di autonomia che si incrina, il respiro della libertà che improvvisamente si fa corto. I dettagli esatti alla base del provvedimento non sono stati divulgati in maniera completa, e c'è chi preferisce mantenere un velo di riservatezza. In quell'angolo in cui la vita privata incontra l'attenzione pubblica, certe cose restano tra poche mani fidate. Tuttavia, il modo in cui è stata descritta la reazione di Mahsine racconta più di 1000 righe di verbali, lacrime incontenibili, voce che si spezza, il bisogno di abbracciare e di essere abbracciata. Non parliamo di una semplice multa o di un fastidio passeggero, ma di un provvedimento che cambia la prospettiva per un tempo lunghissimo. 2 anni pesano. 2 anni costringono a riscrivere la mappa della propria vita. È umano domandarsi che cosa abbia portato a una misura tanto dura. Ci si interroga su eccessi di velocità ripetuti, su un accumulo di infrazioni, su una distrazione costata cara o magari su questioni documentali finite nella rete dei controlli. Nel mondo della strada la severità delle regole esiste per una ragione precisa, la sicurezza di tutti. Quando si dimentica questa verità, le conseguenze possono essere taglienti. Ma al di là delle supposizioni, a contare ora è l'urto emotivo che ha investito lei, e inevitabilmente anche Cenk. Vedere qualcuno di così ammirevole, abituato a tenere le redini della scena, dover riconoscere una fragilità non è spettacolo, è realtà. È quel promemoria di umanità che ogni tanto ci serve per ricordare che dietro i riflettori, dietro gli abiti perfetti e le scalette serrate, battono cuori normali. Nella professione di entrambi c'è una costante di chiamate, set, viaggi, attese. Perdersi il volante significa rallentare tutto, riprogrammare, affidarsi ad altri. Significa anche guardarsi allo specchio e ammettere che la libertà non è scontata. E qui entra in scena Cenk come solo un compagno sa fare quando le parole scarseggiano. Chi li conosce racconta di lui presente, silenzioso e solido, pronto a occuparsi della logistica, a coprire spazi, a fare da scudo a una tempesta che non perdona. Pare che quella prima notte, quando la notizia è stata ufficiale, lui abbia spento i telefoni, fatto chiudere le tende e lasciato che il tempo diventasse morbido. Le spalle su cui appoggiarsi non cancellano le regole del mondo, ma possono cambiare il modo in cui ci si passa attraverso. La perdita della patente per Mahsine non è solo la fine temporanea di un gesto quotidiano, è un simbolo che vacilla. Per chi viaggia spesso e ha bisogno di muoversi con prontezza, guidare significa scegliere il ritmo della propria giornata, stabilire confini, restare legati ai propri spazi. Doversi affidare a un autista, organizzare passaggi, incastrare orari e percorsi, per 2 anni, è un esercizio di pazienza e di fiducia che logora. Così si spiegano le lacrime,
Così si spiega quell'onda emotiva che, quando arriva, non chiede permesso. C'è chi sussurra che la decisione sia stata un fulmine a ciel sereno, comunicata con tempi stretti, senza margine per digerire la notizia. Altri parlano di tensioni accumulate, di stanchezza, di pezzi di stress che da mesi si incastravano senza farsi notare fino al crollo. Da lontano è facile mettersi a giudicare, ma ognuno fronteggia gli urti a modo suo. E quando l'orgoglio viene punto, quando ti tolgono la possibilità di provvedere a te stessa come hai sempre fatto, anche i più lucidi vacillano. I fan di Cenk e Massine hanno risposto con una tenerezza sorprendente. I commenti si sono moltiplicati, fili di parole che incoraggiano, racconti di chi ha vissuto qualcosa di simile, foto, ricordi condivisi. Quel calore non risolve i problemi, ma tiene insieme. E in questi casi, sentirsi visti e compresi diventa una cura che non si compra. La comunità digitale sa essere rumorosa, ma sa anche abbracciare, soprattutto quando intuisce che oltre la patina del personaggio c'è una persona che scricchiola. Sul fronte professionale, è difficile immaginare che un ostacolo del genere fermi davvero una coppia come loro. Chi lavora con Cenk e Massine conosce bene il valore del tempo e la fragilità della logistica, e già si parla di soluzioni rapide. Produzioni con mezzi dedicati, autisti selezionati, calendari ripensati per evitare inutili trasferimenti, set più vicini, riunioni spostate online quando possibile. Il sistema sembra pronto ad assorbire il colpo e ad andare avanti, come un equipaggio che sa cosa fare quando il mare si alza. Ma la parte intima, quella rimane. La libertà di prendere l'auto e farsi un giro per schiarirsi le idee, il gusto di improvvisare una fuga in tarda sera per una pizza. La piccola ribellione di cambiare strada all'ultimo minuto perché il tramonto chiama. Sono gesti minuscoli e preziosi, e quando vengono amputati, il corpo se ne accorge. È in queste crepe che spesso le coppie mostrano la propria qualità. E così anche loro, nel silenzio dopo il lampeggiare dei titoli, hanno dovuto parlare. Si racconta di una conversazione lunga, sussurrata sulla soglia della cucina, con una tazza di tè a scaldare le mani. Massine avrebbe ammesso di temere di diventare un peso, di chiedere troppo. Cenk le avrebbe risposto che il peso più grande è quel pensiero, non la realtà. Le avrebbe ricordato quante volte si sono tenuti in piedi a vicenda, quante strade hanno già attraversato. Non servono proclami quando due persone si conoscono bene. Bastano frasi semplici, promesse pianissime, il coraggio della continuità. Certo, c'è anche chi, con cinismo, ha provato a trasformare la vicenda in un pretesto per maldicenze. I soliti sospetti, gli spifferi maliziosi su errori imperdonabili, contrasti in casa, frizioni nel lavoro. Questa è la moneta spicciola che gira sempre quando qualcosa fa notizia. Eppure, sfogliando con attenzione, si trovano molto più spesso gesti reali. Il manager che ricalibra i piani, l'amica che offre un passaggio senza chiedere nulla, il collega che copre un orario. Il quotidiano, quello vero, sa riparare. Non possiamo evitarlo, arrivati a questo punto, di allargare lo sguardo. Le regole della strada non sono un ornamento. Sono il patto comune che ci consente di attraversare la vita senza trasformare ogni incrocio in una trappola. Guidare comporta responsabilità, prudenza, attenzione a ciò che non vediamo ancora. I controlli, per quanto possano apparire severi, nascono per togliere alla casualità il diritto di decidere. È un promemoria che vale per tutti, soprattutto quando la giornata corre e la fretta sembra voler vincere. Riassumendo ciò che abbiamo raccolto, Massine si è trovata di fronte a un provvedimento che la terrà lontana dal volante per 2 anni, e questo l'ha attraversata come una lama fredda. Le motivazioni specifiche non sono state chiarite al pubblico con dovizia di particolari, ma l'onda emotiva che ne è seguita parla da sola. A fianco, Cenk non ha lasciato spazio ai vuoti, riorganizzando, proteggendo, suggerendo modi nuovi di abitare il tempo. La macchina del lavoro si è rimessa in marcia, ma nei corridoi della vita privata è dove davvero si fa la differenza. È anche inevitabile chiedersi come questa situazione ridisegnerà alcune scelte. Forse vedremo più progetti in città, meno spostamenti superflui, una selezione più attenta delle proposte. Forse, paradossalmente, nasceranno storie ancora più luminose proprio perché costrette a un passo nuovo, più essenziale. La creatività, quando la si mette di fronte a un limite, spesso trova una via di fuga ancora più elegante. E chi conosce l'intensità con cui Cenk e Massine abbracciano i loro personaggi, sa che gli ostacoli possono diventare materia viva.
Nel frattempo, i messaggi di sostegno continuano a crescere. C'è chi racconta il proprio anno senza patente, tra autobus persi e nuove abitudini. C'è chi confessa di aver compreso solo allora quanto fragile sia l'idea di autonomia. C'è chi promette di aspettare quanto necessario, di restare fan fedeli, di applaudire ai prossimi passi senza domande inutili. Questa è la parte più bella, quando una storia personale si trasforma in una piazza di condivisione, senza urla, senza pretese. E poi ci sono i piccoli adattamenti che solo loro due potevano progettare con quella naturalezza. Le letture insieme durante i trasferimenti, le playlist create al volo per rendere ogni tragitto più lieve. La scelta di convertire alcune riunioni mattutine in incontri pomeridiani per evitare corse all'alba. Un autista diventa confidente silenzioso, le strade acquistano un ritmo diverso, il finestrino racconta il mondo in un modo nuovo. Non è la stessa cosa che guidare, certo, ma è un ponte decente finché serve. Per molti, essere forti significa non crollare mai. In realtà, la forza vera si misura nel modo in cui ci si rialza dopo essersi lasciati cadere. Il pianto di Massine non è una resa, è un atto profondamente umano. È il momento in cui si riconosce che non si può sempre tenere tutto in piedi da soli. E l'abbraccio di Cenk, quel gesto che non fa rumore, è esattamente ciò che serve quando la vita decide di fare la voce grossa. Questo, più di ogni altra cosa, racconta chi sono come coppia. Qualcuno ricorda ancora il loro primo progetto condiviso, le prime foto rubate dai fan, la loro attenzione a non trasformare il privato in spettacolo. Tutto questo oggi torna utile. Perché quando una tempesta bussa, chi ha imparato a proteggere il proprio nido riesce a far evaporare ciò che è superfluo e tenere stretti i pezzi che contano. Le loro giornate continueranno, con appuntamenti e set, con telefonate infinite e copioni da studiare, ma adesso con un ritmo diverso, guidato da una pazienza nuova. C'è un insegnamento che attraversa questa storia e arriva dritto a tutti noi. La patente non è solo un documento, non è un cartellino da esibire al bisogno. È una responsabilità, un simbolo di maturità sociale. Chi guida non porta solo se stesso, porta l'aria che respira, le persone che incrocia, le vite che sfiorano la sua strada. Non serve la tragedia per ricordarlo. Bastano episodi come questo, che fanno da campanello, che frenano e rimettono in fila le priorità. Meglio imparare così che a caro prezzo. Nel chiudere questa lunga parentesi, resta il desiderio più semplice. Che il tempo faccia il suo mestiere. Che il dolore si trasformi in consapevolezza, che i prossimi 2 anni siano palestra di calma e di creatività. Che Massi ne ritrovi la fiducia di cui ha bisogno e che Cenk continui ad esserle accanto con la stessa naturalezza con cui ci si prende la mano nel buio. Quando tutto sembrerà passato, forse resterà perfino un briciolo di gratitudine per la lezione imparata. Ora tocchiamo a voi. Che cosa ne pensate di ciò che è accaduto a Massine e del modo in cui Cenk ha reagito? Vi è mai capitato di affrontare qualcosa di simile? O conoscete qualcuno che ci è passato? Raccontatecelo nei commenti, perché questa comunità vive delle vostre voci e delle vostre esperienze. Il confronto ci rende più attenti, più umani, più pronti a osservare il mondo con gentilezza. Grazie per essere arrivati fin qui, per il tempo e per l'ascolto. Se questo racconto vi ha toccato, lasciate un segno con un like e condividetelo con chi potrebbe trovarci un po' di sé. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdere i prossimi capitoli. Noi saremo qui, a raccontarvi quello che succede quando la fama incontra la vita vera. A presto, abbiate cura di voi e, soprattutto, guidate con responsabilità.